Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come fare il bind delle riceventi con protocollo Access. Questo tutorial è valido per la X9 Lite, la X Lite S e Pro, la X9D 2019 e per tutte le prossime radio FR Sky con protocollo Access. Oltre il bind vedremo alcune delle novità introdotte da FR Sky compatibili con questo protocollo. Per iniziare dobbiamo aggiornare le riceventi in modo che possano usare il protocollo Access. Ho già fatto vari tutorial su come aggiornare il firmware delle più recenti riceventi FR Sky in commercio. Il metodo di aggiornamento è lo stesso anche per il protocollo Access, quindi potete seguire tranquillamente i tutorial che vi lascio nella playlist in descrizione. In fase di download ricordatevi di scaricare la versione col protocollo Access. Dopo aver aggiornato la ricevente possiamo procedere. Iniziamo registrando la ricevente nella radio, questa operazione va fatta solo la prima volta. Andiamo su modulo e clicchiamo Enter. Dopo premiamo il tasto Failsafe della ricevente e la alimentiamo. Premiamo di nuovo Enter sulla Taranis. Come vedete la registrazione è andata a buon fine. Ora scolleghiamo la ricevente dall'alimentazione. Andiamo su Receiver 1 e clicchiamo BND. A questo punto sarà sufficiente alimentare la ricevente che verrà automaticamente riconosciuta dalla radio. Clicchiamo Enter e come vedete il bind è andato a buon fine. Con il protocollo Access, dopo aver registrato la ricevente, non c'è più bisogno di premere il tasto Failsafe per fare il bind. Questo è molto pratico perché se la ricevente è montata su un quad in una posizione poco accessibile, possiamo bindare senza dover smontare nulla. Facciamo ora una panoramica delle novità introdotte con il protocollo Access. Una nuova funzionalità è il bind share, che ci permette di condividere in modo semplice una ricevente con più radiocomandi. Questa opzione è utile se avete più radiocomandi o se volete far provare il vostro drone ad un amico che ha anche lui un radiocomando FR Sky. Ora vediamo come condividere la RXSR che è associata alla X9 Lite con la Taranis X Lite S. Nella X9 Lite andiamo su Receiver 1 e premiamo Enter. Poi clicchiamo su Share. Nella X Lite S, sempre con il protocollo Access, andiamo su Receiver 1 e premiamo BND. Selezioniamo RXSR e premiamo Enter. Il bind è ok. Clicchiamo Exit sulla X9 Lite. Come vedete la RXSR è associata alla X Lite. Se vogliamo associare di nuovo la ricevente alla radio di origine, scolleghiamo la ricevente, andiamo su RXSR e scegliamo Bind. Alimentiamo la ricevente e possiamo usarla nuovamente con la X9 Lite. Un'altra novità del protocollo Access è poter rimappare i canali direttamente dalla ricevente. In passato era possibile rimappare i canali solo dalla pagina Mixer della Taranis. Usando la pagina Mixer dobbiamo effettuare nuovamente la mappatura dei canali ogni volta che creiamo un nuovo modello o cambiamo radio. Rimappando i canali direttamente dalla ricevente correggiamo il problema alla fonte ed avremo sempre l'ordine giusto. Sempre in tema di novità, il protocollo Access aumenta il numero di canali disponibili da 16 a 24. Per i droni FPV non è una funzionalità che ci interessa, ma per qualche altro tipo di volo potrebbe tornare utile. Una caratteristica che invece ci interessa particolarmente è la latenza, che viene decisamente ridotta con questo nuovo protocollo. Infatti la latenza minima raggiungibile è di 7 millisecondi, che è paragonabile a quella del Crossfire. Vi ricordo che queste latenze sono valide sia per le riceventi a 2.4 GHz che per quelle a 900 MHz del modulo R9. Infine abbiamo la possibilità di collegare più riceventi in ridondanza. Questa caratteristica era già presente col vecchio protocollo ACCST, ma è stata rivista e migliorata per il protocollo Access. Infatti ora abbiamo l'ordine delle riceventi che ci semplifica la gestione della ridondanza. Inoltre adesso possiamo attivare la telemetria in tutta la catena di riceventi, cosa che non era possibile col vecchio protocollo.
Questo era il mio tutorial su come fare il bind tra radio e ricevente con protocollo Access, più una panoramica delle sue principali novità. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.